Buonasera a tutti, bentornati alle conversazioni sull'Iran. Spero vada tutto bene, abbiate passato una buona domenica e rieccoci qua. Domani comincia un'altra settimana con dei nuovi appuntamenti, adesso li vedremo nel dettaglio. Intanto questa sera diciamo che manteniamo una promessa, perché avevamo detto molte volte che avremmo prima o poi dedicato un'intera trasmissione, un'intera diretta degli Shariati e adesso finalmente ci siamo, insomma abbiamo trovato il modo, anche il taglio giusto, probabilmente anche l'occasione, il momento, migliore, anche dopo aver parlato di altre cose, per affrontare questo personaggio, per affrontare questo tema. Saluto gli amici che si stanno collegando. Io, prima di, una come dire, di cominciare anche con gli appuntamenti, vorrei lanciare anche una richiesta. Tutte le persone, tutti gli amici che sono abbonati al canale YouTube, che sono tanti e che ringrazio ancora una volta, chiedo questa cortesia, cioè di mandarmi alla mia mail, se vogliono ovviamente, il numero di WhatsApp. Perché ho creato una lista broadcast, cioè una lista, non un gruppo, cioè io vi mando comunicazioni, come dire, in modo unidirezionale, poi mi potete rispondere, ma non è un gruppo in cui fare discussione. È semplicemente il modo più diretto per mandarvi aggiornamenti, soprattutto per quello che riguarda i contenuti che avete in esclusiva. Più di qualcuno mi ha detto: "Ma io sono abbonato, non ho visto il film in diretta insieme a voi mercoledì e avrei voluto vederlo dopo, ma non m'è arrivato il messaggio". Il problema qual è? Che YouTube, per una questione di privacy, non mi fornisce le vostre email. Allora, di qualcuno la conosco, di qualcuno conosco mail e WhatsApp, però credo che se, siete d'accordo, mi mandate, chi ascolta, chi ascolterà, mi manda, questo indirizzo che credo che conosciate tutti, mi mandate il vostro numero di telefono, io prometto che lo userò con parsimonia, ma soprattutto vi mando poi i link che vi servono per accedere. Io, i link poi li metto sempre anche come post su YouTube, però magari qualcuno non ha ancora molta dimestichezza con questo, con la piattaforma, con il social. È il modo migliore per mandarlo. Non la mail, mi raccomando, cioè non la mail, ma WhatsApp è più diretto, cioè facciamo prima. Quindi, ricordatelo, lo dirò anche alla fine, qui c'è scritto tutto, però insomma è il modo migliore per vedere anche quello di cui avete diritto, perché se no poi mi dispiace, magari uno è abbonato, l'ha sottoscritto l'abbonamento, però poi non può, sfruttarlo appieno. Bene, allora, intanto vedo tante persone, che scrivono commenti, che poi dopo magari li leggiamo. Nel frattempo io vi ricordo invece gli appuntamenti della settimana, anzi qualcuno lo annuncio perché qualcuno è anche nuovo, non l'ho ancora detto. Dopodomani parleremo di un libro molto particolare, molto bello, che si chiama Costa delle Immortali, che è di Francesca Chiesa. Francesca Chiesa, per chi non la conosce, è una persona molto legata all'Iran per vari motivi, per motivi di studio, per motivi anche così, come dire, diplomatici, di cultura, di diplomazia della cultura. Ci racconterà ovviamente anche un po' la sua vita, cioè quel motivi per cui è legata all'Iran, ma avremo modo di parlare di questo libro, che tra l'altro è un libro autoprodotto, cioè pubblicato e come ebook, quindi lo trovate anche molto facilmente, ma, ne parleremo dopodomani e vedrete, scoprirete anche il personaggio, che è assolutamente da scoprire, interessante e anche molto simpatico. Quindi insomma la rivedo volentieri anche se a distanza. Mercoledì invece c'è di nuovo il cinema e parleremo, stavolta ho scelto una commedia, che è una commedia non nel senso che comunque, cioè, ci facciamo pure un po' di risate, però insomma è un film particolare, a me è piaciuto, si chiama Tehran City of Love del 2018 di Ali Jaber Ansari. Ovviamente il film non è uscito nelle sale italiane, è uscito, per poco tempo in un festival, adesso non mi ricordo quale. Come sempre il film è come dire, è gratis se vi registrate. Adesso qua io rimetto il link, ma lo rimetto anche nei commenti, così ci potete cliccare sopra. Vi dovete registrare online, gratuito, si vede, soltanto, mercoledì. Poi gli abbonati al canale invece lo possono vedere poi con calma quando vogliono, in qualsiasi momento. Ecco qui che, metto qui il link, va su, YouTube, sul link di YouTube, su Diruso, quello della pagina di Facebook. La pagina non so perché invece quelli personali non me li mette, ma comunque li trovate. Io poi tanto vi manderò, io vi chiedo sempre, vi suggerisco sempre, anche se volete rimanere aggiornati, di mandarmi una mail con il vostro numero di telefono, in modo che io possa poi mettervi tra i contatti e mandarvi una lista di WhatsApp.
è il modo alla fine migliore. Oggi le mail si leggono poco, si leggono più messaggi così, di messaggistica istantanea. E questo è quanto per quanto riguarda appunto il Cineforum di Cineclub, scusate, di mercoledì. Invece settimana scorsa mi scuso anche perché con qualcuno forse la comunicazione c'è stata un po' in ritardo, ho spostato, annullato, per altri impegni, il gruppo di lettura su Sufasciun, che rifaremo invece giovedì 6 aprile ore 21. Quindi insomma manca un pochino. Questo anche per dare tempo un po' di leggere meglio, di leggerlo, di rileggerlo, di anche semplicemente di acquistarlo per chi ancora non l'avesse, il libro Sufasciun di Simin Daneshvar, che è insomma un grande classico della letteratura contemporanea. Marco che mi chiede quale gruppo, questo link lo mandi anche via email? Ma a chi? Cioè, nel senso, tu sei iscritto a qualche cosa? Perché tu non sei abbonato, se non sbaglio, quindi non so, ma di quale link parli però? Di, di, mh, di Suvasciun o del Cineclub? Del Cineclub io vi chiedo di seguire come sempre il canale, di vedere quello che mando non so se sei iscritto alla newsletter, però ecco, io la newsletter sì, certamente la mando, domani la manderò con questo. Poi se volete avere altri tipi come dire, di aggiornamenti, per favore, iscrivetevi o magari abbonatevi, cioè anche perché è un modo anche per sostenere il lavoro. Io uno sono, non è che posso impazzirmi. Sì, il Cineclub, vabbè, il Cineclub lo manderò come newsletter, però non so se tu sei iscritto alla newsletter, perché comunque non lo so, non me lo ricordo. Bene, allora qui leggo le altre cose. Si potrebbe fare un corso in varie sessions. Perché sessions? Con certificazione politica iraniana modello Lucy Parsons School americana? Tutto si può fare, tutto. Però non so chi, cioè nel senso che, ripeto, io uno solo. No, si possono fare tante cose, anche delle forme di così, come dire, dei percorsi formativi, però io non è che posso darvi poi una certificazione, cioè, nel senso che io non è che sono un insegnante. Daniela, buonasera. Simone, buonasera. Si potrebbe istituire un premio all'avanzanza? Non esiste già un premio all'avanzanza, esiste, sì, certo. Però comunque, insomma, i modi per ricordarlo sicuramente lo avremo. Andrea, buonasera. So che lui ci teneva particolarmente, grande emozione per questa puntata su Shariati. Eh sì, effettivamente è anche una grande emozione, questo devo dire che è così. Saluto anche Claudio. Claudio, il suo di contatto ce l'ho, quindi l'ho messo già nella lista WhatsApp, quello degli abbonati. Alessandro, buonasera. Siamo stati insieme l'altra sera, una diretta seguitissima sull'accordo Iran-Arabia Saudita. E buonasera ad Alessio. Allora direi che a questo punto possiamo iniziare e cominciamo appunto con una solita, conoscete oramai, insomma, come in genere procedo in questi casi. Il titolo Un'utopia islamica, che è anche il titolo di uno studio importante su Shariati che c'è stato anni fa, e vedremo perché. Figura, come dire, quando si definisce controversa una figura si dice in fondo una banalità, no? Mentre mi preparavo ci stavo pensando, anche perché piacere a tutti non si può piacere. Se si piace a tutti in genere vuol dire che si è mediocri, e meno che mai in politica o in tutto quello che poi riguarda, così, in questo caso la sociologia, ma anche le riflessioni che hanno a che vedere con il rapporto tra politica, religione, società. E Ali Shariati è stato sicuramente una persona che nel tempo, perché appunto è morto nel 1977, continua a far parlare di sé, continua a dividere esattamente come allora. Avremo poi alla fine vi darò anche un paio di link. Uno a un articolo, anzi a un brano che Dawood Abbassi l'anno scorso tradusse per noi da un libro Kavir di Shariati sul Nowruz, quindi più che mai come dire, opportuno, puntuale in questo periodo. E l'altro ha un articolo che è uscito, io non mi ricordavo così tanti anni fa, ma 6 anni fa, di Stella Morganna sul Manifesto, che è molto molto interessante. Vi metto i link e poi li potrete cercare, vedere, scaricare e fare tutto quello che vorrete. Allora, innanzitutto qui lo vediamo il nostro Shariati, abbastanza giovane, direi ragazzo, studente. Quando lo si, come si dice, bisogna dargli un'etichetta, si appunto sociologo, filosofo, ma soprattutto sociologo. Lui essenzialmente era un sociologo studioso del marxismo, è vero, ma non solo. Ideologo della rivoluzione. Ho messo non a caso il punto interrogativo, perché? Perché viene messo, no, insieme ad altre figure come Jalal Ahmad, l'autore
Gapzadeghi, cioè di occidentalosi, tu dici come devo dire, intossicazione dall'Occidente, è messo di forza calato tra i padri, tra gli ideologi della rivoluzione del 79. Entrambi sono morti prima. Shariati in particolare è morto nel 77, quindi 2 anni prima della rivoluzione. E vedremo poi alla fine di tutto questo discorso anche perché probabilmente è anche una forzatura inserirlo in quel contesto e dargli questa etichetta. Lui nasce nel Khorasan, nella città di Masinan, è il primogenito di un insegnante, Muhammad Hakim Manzinani. Tenete sempre presente che allora noi è il momento in cui il si scelgono i cognomi e infatti il padre si prende quello della città in cui era nato, che è un insegnante, ma è anche un oratore, uno degli organizzatori di un centro di formazione di pubblico, islamico, quindi profondamente religioso e profondamente calato anche nel contesto sociale della sua città. Il giovane Shariati vive in un contesto in cui si rende conto di come le differenze sociali, le differenze di classe siano, pesantissime così, per la formazione delle persone, per la formazione dei giovani iraniani che come lui studiano. A sua volta sceglie anche lui la carriera degli studi, è uno dei fondatori dell'Associazione degli Studenti Islamici nel 1952, aderisce al Fronte Nazionale, sempre nello stesso anno, sapete il Fronte Nazionale in quegli anni è una forza che poi ha il potere con Mossadegh, quindi insomma una forza che ovviamente combatte in quel caso con Mossadegh primo ministro, come anche per la nazionalizzazione del petrolio la questione più importante, ma in generale per come dire, per un'affermazione dell'identità iraniana come guida della nazione. In questo caso si arriverà poi alla crisi del 53, al golpe che depone Mossadegh e di fatto crea una dittatura sempre più autoritaria dello Shah, Mohammad Reza Pahlavi. Lui si laurea nel 54 in questo momento turbolento della politica iraniana, e poi decide di proseguire gli studi alla Sorbona di Parigi. Sorbona di Parigi e questo sarà una tappa fondamentale nella sua formazione. Lì ottiene il dottorato in sociologia e soprattutto entra a contatto con tutta come dire, un ambiente culturale, intellettuale, politico che segnerà profondamente la sua formazione. Lui infatti conosce e personalmente poi fa tradurre, cioè traduce in persiano e fa conoscere poi in Iran Frantz Fanon, quindi l'intellettuale francese di origine caraibica e che parla appunto del famoso libro I dannati della terra, quindi la questione terzomondista, la questione dello sfruttamento, la questione dei movimenti di liberazione internazionali. Lui aderisce nel frattempo dall'estero al Movimento di Liberazione Nazionale, che è un'altra forza politica che sarà una delle principali tra gli oppositori, a quello che si oppongono allo Shah in quegli anni, ovviamente in clandestinità e dall'estero. Quando lui ritorna nel 64 in Iran, viene subito arrestato da Savak, dalla polizia politica dello Shah. Da lì comincerà come dire, un fuori e dentro dal carcere, arresti, interrogatori, minacce e tantissime veramente privazioni della libertà personale, perché è un intellettuale, è una figura incredibilmente scomoda per il regime dello Shah. Lui comunque insegna all'università di Mashhad e poi anche nell'istituto le Hosseini Ershad, che sono questi istituti in cui legati alle Hosseini, che sono come dire, dei santuari, sono appunto dei centri religiosi in cui lui va e parla. Parla appunto adesso vedremo poi dei concetti chiave del suo pensiero, del suo insegnamento, personaggio affascinante, che veramente segna un'intera generazione di iraniani, non solo studenti, ma comunque moltissimi studenti di tutte le estrazioni sociali di quegli anni. Viene nuovamente arrestato, poi viene rilasciato nel 75. Lui alla fine, per evitare una vera e propria persecuzione, si trasferisce in Gran Bretagna nel 77, ma appena un mese dopo il suo trasferimento, quando la famiglia, non mi ricordo se l'aveva già raggiunto, lo stava per raggiungere, muore ufficialmente per infarto a 44 anni. Molti iraniani credono, sono convinti che sia stata la Savak ad ucciderlo per eliminarlo definitivamente. Alla fine il suo corpo, la sua salma, viene sepolta a Damasco.
in Siria. Quindi questo è quindi il percorso, se vogliamo, della sua vita. Il grande storico iraniano di origine armena, Erevan Abramian, scusate, qui ho sbagliato a scriverlo, Abramian, individua 3 passaggi del suo percorso, cioè diciamo anche della sua vita. C'è lo shariati sociologo, che è influenzato da Marx, da Sartre, da Franz Fanon abbiamo visto, ma anche da Camus, l'uomo in rivolta, anche da Giapp. Sono gli anni, d'altra parte, della grande rivolta, quindi anche la questione vietnamita, anche la questione terzomondista. È un credente. Lui è convinto che l'identità religiosa, adesso lo vedremo meglio, sia uno strumento fondamentale e potentissimo di lotta contro l'imperialismo. E alla fine, ma non per ultimo, è un grande oratore. È un oratore affascinante. Le sue lezioni, soprattutto questo all'inizio degli anni '70 in Iran, la leggenda, comunque la cronaca, vuole che siano seguiti da giovani diversissimi tra loro, che a sentirlo ci siano le ragazze in chador e quelle in minigonna, cioè ci sia parla a una platea vastissima di iraniani. Se qualcuno di voi ha visto il film Radiograph of a Family, di Firuzeh Khosrovani, che ne abbiamo parlato anche qui nelle nostre dirette lo scorso anno, c'è un passaggio fondamentale in cui la madre di Firuzeh, la protagonista poi di questo documentario, quando ritorna in Iran comincia a frequentare le lezioni del dottor Shariati. Ed è un passaggio fondamentale in cui lei diventa, attraverso insomma, la figura di Shariati, una rivoluzionaria, cioè crede appunto in Shariati, tanto che per lei è così forte questa figura che nel momento in cui muore, quando muore lui nel 77, e lei si trova in vacanza con la famiglia in Italia, molla figlia e marito per andare ai funerali in Gran Bretagna. È un momento chiaro, se qualcuno quel film l'ha visto se lo ricorderà, no? C'è anche qualche immagine di queste lezioni di Shariati con tutti gli studenti che vanno. Questo per dire qual è il clima che si respira anche attorno a questo personaggio. Shariati è convinto, d'altra parte, che l'Islam non è cultura, filosofia e scienza. L'Iran è un'ideologia, è rivoluzionario ed è un concetto rivoluzionario che non rifiuta la modernità di per sé. Qui lo vediamo appunto mentre il pellegrinaggio. Lo scisma è rivoluzionario perché, sostiene Shariati, l'Islam, quindi l'Islam per intero, fa la sua comparsa nella storia dell'umanità con il no di Maometto, che è un no al politeismo e alle guerre tribali che c'erano in quel periodo nella penisola arabica. All'interno dell'Islam, lo sciismo si distingue perché determina la sua direzione con il grande no, come lo definisce lui, del grande Ali, cioè quando Ali, al momento della divisione dell'Islam tra sunniti e sciiti, rifiuta di seguire la maggioranza, rifiuta di seguire, come dire, coloro che per gli sciiti sono gli usurpatori della guida dell'Islam, della comunità islamica, ed è un grande no. Ma Shariati è anche un fortissimo e un critico spietato del cosiddetto clero sciita. Cioè, Shariati è convinto che c'è una colpa fondamentale del clero sciita, cioè l'aver trasformato l'Islam da rivoluzionario a conservatore. Lo scismo per Shariati è una questione di lotta di classe tra oppressori e oppressi. Quindi lo sciismo deve avere come proprio obiettivo la giustizia sociale e la mobilitazione delle masse. Scusate, qui ho sbagliato io, mi è partito qualcosa. Questo è un concetto fondamentale. Voi sapete l'ijtihad, scusate, stasera mi mangio le parole, cioè l'interpretazione. Sapete che è il concetto di ijtihad è il concetto islamico che privilegia l'interpretazione rispetto alla lettura fedele delle Sacre Scritture, del Corano. E in questo lo sciismo si distingue dal sunnismo. Cioè il sunnismo, soprattutto nelle correnti wahhabite, ma soprattutto nelle correnti più ortodosse, crede che sia dovere di ogni musulmano seguire alla lettera quello che è stato detto dal profeta e dagli hadith. Invece per gli sciiti è più importante l'interpretazione, è più importante l'interpretazione per adeguarlo alla realtà che via via muta nel tempo. Allora qual è l'intuizione di Shariati?
lui sostiene ovviamente il potere dell'interpretazione, ma lo sciismo ufficiale, lo sciismo appunto dei mullah, lo sciismo che vige ancora oggi, sostiene che questa interpretazione debba essere appannaggio, cioè spetti ai Marjai Taqlid, cioè sono quegli ayatollah che hanno conseguito, attraverso una serie di studi, un titolo che vuol dire fonte di imitazione. Cioè ci sono gli ayatollah, perché sapete che poi lo sciismo, a differenza del sunnismo, e non è un caso, ha una struttura organizzativa più complessa e anche più piramidale. Questi grandi ayatollah, che sono fonti di imitazione, hanno il potere di interpretare, sono loro che interpretano anche il Corano e gli Hadith, cioè il concetto di interpretazione dell'Islam. Mentre per Shariati questa funzione invece si deve riferire a, cioè deve essere attribuita agli intellettuali, cioè a delle figure che non sono meramente religiose, anzi lui lo riferisce anche a prescrizioni sul comportamento personale. È un processo di totale riconfigurazione del significato dell'Islam, soprattutto in relazione alla modernità. Cioè, quello che dice Shariati è: tutto questo andava magari bene all'inizio, quando la comunità era una comunità più ristretta, più limitata nello spazio e nel tempo. Oggi che invece l'Islam è una cosa che riguarda miliardi di persone, va attribuito questo ruolo dell'interpretazione agli intellettuali, non necessariamente ai religiosi. Questo è una cosa, capite bene che già da questo è difficile immaginare che Shariati possa essere un padre della Repubblica Islamica in cui c'è la figura della guida e guida come vicario del 12° imam che ritorna e che governa in terra per conto di Dio, in sostanza. Perché lui dice addirittura, come dire, questo è un potere importante, un ruolo importante, ma non va dato ai religiosi, questo va dato agli intellettuali. Alcune delle frasi di Shariati sono diventate degli slogan famosissimi, è anche per questo che poi è stato facile, in un certo senso, prenderlo, smontarlo e attaccarlo alla Repubblica Islamica, alla rivoluzione, a Khomeini, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, il famoso slogan Ashura è sempre, Karbala è ovunque, no? Ovviamente sapete che Karbala è il luogo del martirio di Hossein, il luogo che è ricordato nel giorno dell'Ashura, viene interpretato generalmente, che poi è attribuito alla rivoluzione, a Khomeini, eccetera, eccetera, ma in realtà è una definizione, una frase di Shariati, viene attribuito alla necessità del martirio, che comunque è un passaggio importante nel pensiero di Shariati, ma è un po' diverso da quello di come è stato raccontato. Questa è la riflessione di Shariati, ve la leggo. Nei paesi europei la parola martire deriva da mortale, che significa morte o morire. Uno dei principi fondamentali dell'Islam, in particolare la cultura sciita, però, è sacrificio e testimonianza. Quindi invece di martirio, cioè morte, significa essenzialmente vita, prova, testimonianza, certificazione. Queste parole, martirio e testimonianza, mostrano le differenze che esistono tra la visione della cultura islamica sciita e le altre culture del mondo. Il martirio non era la tragica fine di una vita individuale, ma piuttosto l'impegno completo di quella vita per una causa, un credo o un'idea. L'onore più alto che si potesse ottenere non era un mezzo, ma un obiettivo in sé. Questa è la riflessione che dà Shariati, e riprendendo appunto non l'episodio, la storia di Karbala, la storia dell'Ashura, lui precisa: il significato di Hossein, appunto parliamo di Karbala, diventa chiaro quando comprendiamo la sua relazione con quel flusso di movimenti che storicamente inizia con Abramo. Questo significato dovrebbe essere chiarito e la rivoluzione di Hossein dovrebbe essere interpretata. Separare Karbala e Hussein dal loro contesto storico e ideologico significa sezionare un corpo vivente, rimuoverne solo una parte ed esaminarlo escludendo il sistema vivente dal corpo. Ecco. E qui c'è il passaggio ulteriore. Tutti i punti di vista sull'economia, la sociologia, la religione, la filosofia e persino sull'arte e la letteratura hanno una relazione di causa ed effetto tra loro. Senza ideologia, e qui è l'importanza dell'ideologia per Shariati, la storia non è altro che una massa insignificante di fatti, le bugie su cui le persone si sono accordate. Ecco, allora che qui Shariati a un certo punto dice: quando è che però questo meccanismo prima si è inceppato?
perché da quello che doveva essere, come dire, un movimento di rivolta, un movimento a tutela degli oppressi, invece siamo diventati abbiamo visto lo scismo diventare quello che lui diceva, no, è diventato una forza conservatrice. E lui dice che è avvenuto quando i Safavidi nel 1501 hanno imposto all'Iran la religione sciita per una questione politica, e quindi lui contrappone lo scismo rosso che si occupa della salvezza delle masse allo scismo nero dei religiosi, cristallizzatosi come istituzione in epoca Safavide, appunto, quando l'Iran sposa lo scismo come religione di Stato. Ora, attenzione un momento, perché su questa storia dell'Islam, lo scismo nero e lo scismo rosso si è anche un po' giocati, soprattutto poi negli studi occidentali, in cui alla fine è diventato un po' uno schema facile facile, in cui uno si rifugia per spiegare la posizione di Shariati, e come dire, lui ce l'aveva con i mullah, ed era invece all'inizio, come dire, promotore di un Islam che ritornasse alle origini, o comunque insomma è una definizione talmente, come dire, anche facile, che spesso ci si cade dentro e però non spiega nulla. È interessante invece quest'altro brano, quando lui spiega che la storia dell'Islam ha seguito uno strano percorso, un percorso in cui gangster e ruffiani delle dinastie araba, persiana, turca, tartara e mongola godevano tutti del diritto alla guida della comunità musulmana e al califfato del profeta dell'Islam, ad esclusione della famiglia del profeta e gli imam legittimi dell'Islam, cioè al posto di loro. E lo scismo inizia con un no che si oppone alla strada scelta dalla storia e si ribella alla storia. Si ribella contro una storia che, in nome del Corano, dei re e dei Cesari, segue la via dell'ignoranza e in nome della tradizione sacrifica coloro che sono cresciuti nella casa del Corano e delle tradizioni. Cioè, sapete, no? Il sunnismo a un certo punto decide che la guida della comunità islamica non è fatta per discendenza, ma è fatta appunto dalla comunità che sceglie, ed è il modo per esautorare, per estromettere la famiglia del profeta. Gli sciiti, dice Shariati, non accettano il percorso scelto dalla storia. Questo poi sarà interessante e tra poco risentiremo qualcosa che abbiamo ascoltato qualche giorno fa. Rinnegano i leader che hanno governato i musulmani nel corso della storia e hanno ingannato la maggioranza del popolo attraverso la loro successione al profeta. Quindi è molto esplicito in questo. E poi con il loro presunto sostegno all'Islam e alla lotta contro il paganesimo. Gli sciiti voltano le spalle alle opulente moschee e ai magnifici palazzi dei califfi dell'Islam e si rivolgono alla solitaria casa di fango di Fatima. Gli sciiti, che rappresentano la classe oppressa e in cerca di giustizia nel sistema del califfato, trovano in questa casa qualunque cosa chiunque stessero cercando. E poi qui è un passaggio che poi invece, come dire, ha fomentato anche certe posizioni. Le menti della gente sono preparate, i cuori delle masse schiavizzate palpitano per la rivolta sotto la cortina del segreto, basterà una scintilla. Questo ovviamente letto col senno di poi è come dire, affascinante, perché sembra, no, come dire, un chiaro presagio, una chiara anticipazione della rivoluzione. Ma è interessante però vedere anche quello che Shariati dice del marxismo, cioè perché lui è critico, sì, dell'Occidente, che è il critico del liberalismo, è critico anche dei mullah, come dire, dell'Islam, dello scismo istituzionalizzato, ma è critico anche del marxismo. Lui parla in un libro che si parla appunto, che si chiama Marxismo e altri errori occidentali, critica il liberalismo, l'esistenzialismo e il marxismo per la loro concezione materialistica dell'umanesimo, che si opponeva a Dio con la falsa convinzione che fosse antiumano, il che poteva essere vero per il cristianesimo occidentale, ma non aveva nulla a che fare con l'Islam, che è fondato sull'unità di Dio e dell'umanità. E quindi respinge il marxismo come un altro errore occidentale, un'altra ideologia europea imposta all'Iran, come dire, un'ideologia non iraniana che viene importata, imposta, ma che non appartiene alla cultura iraniana. Oltretutto lui critica anche i processi di burocratizzazione. Ovviamente ricordiamoci che siamo nell'epoca della guerra fredda, esiste l'Unione Sovietica, esistono i movimenti che sono finanziati dall'Unione Sovietica, e a questi movimenti però lui non guarda, cioè questa sua come dire, distinzione in un certo senso lo renderà anche più isolato all'interno dell'Iran, perché non sarà visto di buon occhio anche come dire, dai marxisti, perché lui li critica fortemente, e anche perché, sebbene lui abbia, come dire, delle venature, abbiamo visto, internazionaliste, no? Con il riferimento a Frantz Fanon, i Nati della Terra, il terzo mondo, però noi potremmo dire
che sia attenta alle istanze sovraniste, cioè lui, crede in una rinazionalizzazione delle masse attraverso la scoperta del bagaglio culturale locale e in questo la religione è fondamentale. E questa rinazionalizzazione, questa riscoperta della propria cultura è un mezzo determinante per superare l'alienazione economica e sociale e liberarsi dalle ingerenze straniere. Vedete che questo si salda, no, a quello, al concetto di intossicazione dall'Occidente, di Jalal Ahmad, di cui abbiamo parlato molte volte. È chiaro che questi 2 elementi, sembrano spingere poi verso la soluzione che poi ci sarà, però sono un po' diversi, cioè la soluzione che lui dà è un'altra. Tra l'altro in questo, lui dice una cosa, bellissima, dice cioè che l'utopia molto spesso è criticato, l'utopia vista come qualcosa di realizzabile e quindi da respingere, perché invece bisogna attenersi a progetti, più che possibile vicini alla realtà, realizzabile. Però lui dice: "Guardate che in tutte le filosofie, le religioni, gli esseri umani hanno in mente un diverso tipo di utopia. Il paradiso è l'utopia o la società ideale nella mente di un uomo religioso. L'utopia di Platone era la città ideale per gli aristocratici greci e gli intellettuali della sua epoca. La città di Dio di Sant'Agostino sono tutte società ideali. In sostanza, l'esistenza di una società immaginaria dimostra che l'essere umano si sposta sempre dalla situazione presente a una situazione desiderabile, sia essa immaginaria, scientifica, l'utopia di Platone o la società senza classi di Marx. In questo a me ricorda tanto quella definizione che se non sbaglio è di Edoardo Galeano, scrittore intellettuale sudamericano, che diceva sempre l'utopia è irraggiungibile per definizione. Io cammino 1 chilometro e l'utopia si sposta 1 chilometro più avanti. Io ne cammino 10 e l'utopia è 10 chilometri avanti. E allora poi si chiedeva: a che serve quindi l'utopia? A camminare, ad andare avanti. E questo è un'immagine ovviamente più, così da romanziere, più romantica, ma quello che dice in sostanza, Charity è esattamente questo, cioè l'utopia come un obiettivo che l'umanità si è sempre data per raggiungere i grandi obiettivi. E quindi non è assolutamente una, come dire, una cosa da condannare, un aspetto da denigrare o da, qualificare come meno meritorio, insomma, di concetti invece più, se vogliamo, basilari. E qui lui arriva poi a formulare la sua proposta politica in un saggio che si chiama Omar, va Imamat, cioè la comunità e la leadership, l'imamato l'imam sapete che è il leader, no, abbiamo parlato dei 12 imam sciiti. Charity parla della dittatura del proletariato marxista, Lokumate, Tarbeghei e Kargar, i e sostiene che la vita che i membri della Ummah dovrebbero condurre non è libera e disimpegnata, ma è impegnata e responsabile. E questo è garantito per Charity dall'imamato, la leadership della comunità. Cioè, in sostanza, l'imamato non è una democrazia. Non avviene per volontà popolare, ma per interesse del popolo. È una sorta di democrazia guidata. Qui a guidare non è il Rahbar, quello che poi farà Khomeini, ma un piccolo gruppo di intellettuali che dovrebbe guidare una società senza classi. Quindi dal marxismo prende l'idea di una società senza classi, ma lo applica non con una dittatura del proletariato, ma con una guida, un imamato fatto da intellettuali. Questo ovviamente, come dire, oggi viene ricordato, ovviamente come negativo dai liberali, da tutto il pensiero democratico, però noi dobbiamo sempre pensare a quando tutto questo viene elaborato e qual era la situazione anche dell'Iran in quel momento. Allora, qui vediamo due immagini che non ho messo a caso, cioè una è il giorno in cui, questo ve lo metto anche più grande, qui in alto, di Shariati il giorno dopo che è stato scarcerato l'ultima volta, quindi poco prima poi di andare in Inghilterra dove poi morirà. E sotto invece è un francobollo che la Repubblica Islamica farà, emetterà nel 1980 in suo onore. Quindi la Repubblica Islamica gli dedicherà un francobollo. Sapete che, anche chi conosce Teheran, c'è una grandissima strada, una delle grandi arterie di Teheran si chiama appunto Shariati e in genere viene ricordato come una figura, che appartiene diciamo al pantheon rivoluzionario. Su di lui però, i giudizi di chi ha creato la Repubblica Islamica sono diversi e sono interessanti. Cioè Taleghani, che sapete è un altro dei grandi rivoluzionari che ha fatto parte prima del Fronte Popolare, era un ayatollah che poi dopo, morirà, nei primissimi anni della rivoluzione.
lui non sostiene tanto che il suo di pensiero sia stato applicato, anche perché lui poi non ha visto, come dire, non ha fatto in tempo a vedere il resto della storia della Repubblica Islamica, ma sosteneva che, il suo pensiero aveva creato una scuola per la rivoluzione, cioè una scuola che ha guidato i giovani all'azione rivoluzionaria. In particolare la formazione che inizialmente seguiva moltissimo Shariati erano i Mojahedin del popolo, quelli che poi sappiamo hanno avuto tutto quel percorso particolare. Sebbene, Shariati non abbia mai aderito ai Mojahedin, questo va detto, ma guardavano sicuramente a lui come interesse perché c'era appunto anche questi 2 aspetti, l'approccio di studio del marxismo e quello più propriamente religioso. Beheshti, che era il fondatore del partito di Khomeini, partito, repubblicano islamico, sosteneva che comunque il lavoro di Shariati fosse stato fondamentale per la rivoluzione islamica. Khamenei invece, ha dovute dire diverse. Cioè, lui nel 2016 in un discorso pubblico affermò che nessuno amava l'imam Khomeini come Shariati. Questo insomma è una cosa indimostrabile e anche abbastanza così, poco credibile per il semplice fatto che, hanno percorso 2 strade diverse ed erano anche fisicamente molto lontani, cioè non c'è assolutamente questa, come dire, questa vicinanza. Ed era stato anche costretto a dire, Khamenei, che c'erano degli aspetti positivi e negativi nel pensiero di Shariati. Perché? Perché ovviamente pesava moltissimo il giudizio che Shariati aveva dato del clero sciita, dei religiosi, quindi tutto quello è rimasto, tutto quello gli Ennio lo hanno letto e lo possono leggere ancora oggi, perché insomma poi alla fine si tratta di opere famosissime, quindi quello che lui diceva dei come dire, dei mullah e degli ayatollah, insomma non è che poteva essere poi così gradito a chi poi ha fatto la Repubblica Islamica. Però è un po' impossibile non metterlo nel pantheon, nell'iconografia rivoluzionaria della Repubblica Islamica. Vedete qui c'è una foto, e questo se non sbaglio è proprio, non so se è la bandiera dei Fedayeen o dei Mujahedin proprio. Durante la rivoluzione ci sono, Shariati da una parte e Khomeini dall'altra, però abbiamo visto come la sua idea di imamato è molto differente dal Velayat Faqih di Khomeini e ovviamente quindi lui assolutamente non attribuiva ai religiosi quel ruolo, quel potere che poi, la rivoluzione ha dato e che Khomeini ha teorizzato nei suoi di lavori. Qui io riprendo un articolo bellissimo di Stella Morgana del 2017 e dice appunto l'eredità di Shariati, al netto dell'esperienza complessa della Repubblica Islamica, con cui sostenga che la religione non vada confinata alla sfera privata, ma che vada rinegoziato il suo spazio di intervento. Così l'Islam può attivamente partecipare ai processi di cambiamento. Perché il punto, sostengono gli intellettuali vicini all'idea di Shariati, non è confinare le rappresentazioni della religiosità alla dimensione privata e quindi restringere gli spazi di libertà per alcuni. La questione è sfidare e riformare le declinazioni politiche di un certo tipo di Islam. E questa è una riflessione molto interessante che Stella Morgana ha scritto nel 2017 e che io credo che sia quanto mai attuale oggi, proprio alla luce di quello che sta avvenendo, che è avvenuto in questi mesi. Cioè, l'idea molto occidentale di confinare la religione puramente all'aspetto privato, personalistico, diciamo, personale, non funziona con l'Islam. Si tratta invece di, riformare le declinazioni politiche di un certo tipo di Islam. Per questo io dico sempre che un cambiamento in questa fase sarebbe quanti mai opportuno mediarlo anche proprio con quella forza che una volta era estranea allo Stato, ma che oggi ne è parte integrante, cioè con i religiosi. Questo è un concetto più grande. Questo era la presentazione che io volevo farvi, ma a proposito di alcuni elementi che noi abbiamo ascoltato, avete ascoltato adesso, io ho letto, ho cercato, spero, di trasmettere, su cui riflettere. Qualche settimana fa noi abbiamo avuto la bellissima diretta, dico bellissima perché c'era lui, con Angelo Callipo, che ha letto il preludio, la traduzione del preludio di Scism di Hamid Dabashi. Allora, quelle riflessioni di Dabashi, che sono secondo me fantastiche, quel testo è veramente bellissimo, io dopo l'ho riascoltato, ho letto da Angelo diverse volte, io ho estrapolato 4 minuti di quel discorso, gli ultimi 4, e ve li ripropongo adesso perché è davvero una sintesi
scritta benissimo, letta ancora meglio, di molti concetti che abbiamo ascoltato stasera. E quindi io ve lo ripropongo, poi dopo ci rivediamo. Sulla spina dorsale di una storia. Scusate, mando indietro, eccolo qua. Lo sciismo è una religione di protesta, nata e cresciuta sulla spina dorsale di una storia combattiva, una storia andata per gli sciiti, storta. Nasce un profeta, viene inviato un messaggero, il messaggero viene e il messaggero va, la divinità si rivela, si forma doverosamente una comunità, si dichiara trionfante una fede e prende forma una credenza, una dottrina che non vuole lasciare andare la memoria carismatica, il momento estatico, la persona avvolgente del profeta. Così lo investe in un uomo buono, un uomo benedetto, un uomo divinamente ordinato a guidare la sua comunità. Ma la storia non concorda. La comunità non segue. La maggioranza pensa la minoranza. Sbaglia. Lo sciismo, credendo che Ali ibn Abi Talib sarebbe dovuto succedere al profeta Muhammad ibn Abdullah, prende ciò che è accaduto scritto nella storia come il lato sbagliato della realtà, il tempo per gli sciiti, e quindi sempre fuori posto e maledetto a dispetto del fatto che loro fossero nati per sistemare le cose. Vendicativo. Lo sciismo è rivolta. Dall'Imam Hossein a Karbala all'Ayatollah Khomeini in Iran, a Muqtada al-Sadr in Iraq, a Hassan Nasrallah in Libano. Lo sciismo è dire no. Dove prospera? Lo sciismo è una maggioranza con un complesso di minoranza. Non è solo che lo sciismo è politico, la politica è sciita nella sua quintessenza. E se il sociologo tedesco dell'era di Weimar, Max Weber, definiva la politica in termini di violenza legittima, lo sciismo sottrae la violenza dal dominio della politica al luogo della metafisica, perché lo sciismo è nato, non solo politicamente ma anche metafisicamente, quando il suo primissimo imam, Ali ibn Abi Talib, fu assassinato da un assassino. E quando il figlio di Ali, nipote del profeta, la suprema figura eroica dello sciismo, l'imam Hossein ibn Ali e i suoi compagni furono massacrati a Karbala. La violenza genera violenza. E una minoranza perseguitata, così formata, sublima la sua violenza ricevuta e percepita nel combustibile ardente della sua etica e politica, estetica e metafisica. Qualcosa di quella violenza è scritta nella precisione rettangolare con cui designer e architetti sciiti tagliano e incollano gli squisiti arazzi di colori e disegni sui mosaici in cima alle cupole che coprono la santità dei loro santi e martiri. Lo sciismo, alla fine, è un paradosso. Cresce ed è trionfante quando è combattivo e conduce una battaglia in salita. Perde la sua autorità morale e la sua voce di sfida nell'istante in cui ha successo ed è al potere. È paradossalmente al potere solo quando non è al potere. Quando è al potere manca di legittimità, autorità e audacia. E ancora virtualmente il nostro applauso ad Angelo e che credo, insomma, attraverso la sua voce abbiamo riascoltato le parole di Dabashi che sono secondo me perfette e riassumono anche in forma quasi diversi anche molte delle idee di Shariati, anche molti dei concetti di Shariati.
non c'è dubbio, no? Il paradosso dello sciismo che è al potere solo quando non è al potere, quindi è molto, 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 molto interessante come sempre anche riascoltare il grande Angelo che legge, insomma, il grande Hamid Dabashi, grandissimo, grandissimo autore, libro fondamentale anche per chi vuole avvicinarsi anche a questi argomenti. Allora, leggiamo un po' di commenti. Andrea dice: ho conosciuto negli anni 78-79 degli studenti iraniani all'Università di Genova che quando parlavano di lui si commuovevano fino alle lacrime. Sì, ma è così, cioè nel senso Shariati è un personaggio che è stato molto amato e che deve anche una parte poi della sua, diciamo, anche santificazione ovviamente alla morte prematura, improvvisa a 44 anni. Qualcuno ipotizza, ma se non fosse morto nel 77 avrebbe resistito alle purghe poi dei primi anni della rivoluzione. Questo ovviamente noi non lo possiamo sapere. Certo, si fa un po' fatica a pensare a una mente come la sua nel contesto di quegli anni, soprattutto i primi dopo la rivoluzione. Quindi è veramente una figura però comunque da studiare. Vedete, anche se non c'era siamo costretti a parlarne. Vaed dice da considerare che i Safavidi scelgono i 12 apostoli come cristiani per distinguersi dall'invasione araba. Era un confine per tutta l'anzianità della nazione iranica, non anziana ma integrità. Anche cristianità, lo dice, rischiare la vita contro la morte come Gesù sulla croce. Ma infatti come dire, ricordiamo sempre che la scelta dei Safavidi nel 1501 è una scelta politica. L'Iran diventa sciita perché i Safavidi devono distinguere dai turchi, dall'impero ottomano, e cercano in questo una distinzione che li separi e di punto in bianco quasi l'Iran, che era stato sunnita fino a quel periodo, diventa sciita. È una scelta politica, però è una scelta in cui poi tutto il percorso da allora sono passati 6 secoli quasi, e beh, insomma, voglio dire, tutto questo ovviamente ha inciso poi, no, sulla storia. Dice Andrea, infatti Taleghani e Beheshti che fine hanno fatto? Beh sì, insomma, Taleghani sono tutte di morte violenta. Beheshti muore nell'attentato famoso, quello della sede del partito, dei Mojahedin. Comunque sono tutte figure che non vedono granché della rivoluzione, cioè vedranno i primi 2 anni al massimo. Tutte queste figure scompaiono e alcune, come Taleghani, erano anche figure scomode. Beheshti era proprio invece molto legato a Khomeini, ma Taleghani era critico, cominciava a parlare appunto di un eccesso di potere dei mullah, dei religiosi, pur essendo lui stesso religioso. Rita domanda, molto interessante: oggi i giovani italiani lo conoscono? Grazie. Sì, lo conoscono, lo conoscono, non so quanto poi siano interessati magari a riscoprire o riapprofondire la sua figura. Perché sapete, sai, anche quando magari sei soggetto a una propaganda, a un tipo di indottrinamento, a un tipo di glorificazione di alcuni personaggi, magari poi non sei così curioso o attento a riscoprirlo, a rileggerlo. Però sì, generalmente lo conoscono e poi bisognerebbe chiedere a loro cosa ne pensano. Raffaele cita un testo tra lo Shah e Khomeini, agli Shariati, un'utopia soppressa di Riccardo Cristiani, è l'unico libro in italiano su Shariati. Ci sono altri testi in inglese e francese per approfondire il personaggio? Assolutamente sì, anzi questa è una delle cose anche abbastanza brutte che ci sono, cioè che Shariati non è mai stato tradotto in italiano, è stato pubblicato in francese, in inglese. Se tu fai una ricerca anche su Amazon e troverai testi sia soprattutto in inglese ma anche in francese, Fatima e Fatima, appunto islamologia, eccetera, eccetera, molte cose di questo tipo. Invece in italiano la cosa un po' è che non è stato pubblicato nessun libro di Shariati, mentre sarebbe sicuramente interessante. Io qui vi metto un link a un articolo pubblicato su Dirus, che è un passaggio, un capitolo tradotto da Dawood Abbassi sul Nowruz, che è molto di Kavi, che è anche una sorta di autobiografia, ma molto molto bello, molto affascinante, tradotto come sempre benissimo dal nostro Dawood, quindi consiglio a tutti di andarselo a cercare, di rivederlo, ed è appunto molto molto interessante. Però ecco, sicuramente
Guarda, poi ti dico, dice Andrea, che dice, infatti è vergognoso che ci sia solo un libro, ma poi in realtà non è manco un libro suo, cioè è un libro su di lui, ma non è stato pubblicato, non è stato pubblicato nessun libro, insomma, suo. Questo è un po' particolare. Io ti dico la verità, quel libro l'ho letto molto tempo fa, questo di Riccardo Cristiano. Non mi è rimasta una grande impressione. Sono sincero, forse lo dovrei rileggere, sarebbe venuto il momento di rileggerlo, però non mi aveva impressionato moltissimo. Lo rileggerò, però insomma è così. Simone chiede: si può definire una visione paternalistica quella di Shariati? Non mi sembra avesse tutta questa fiducia nel popolo. Ma forse sì, forse possiamo anche definirla paternalistica, cioè è una funzione, diciamo, una visione che rispecchia anche quella se vogliamo anche molto islamica, cioè nel senso che lui crede nella necessità della comunità, tanto lui si rivolge a una comunità islamica che deve però affidare agli intellettuali, a delle figure di riferimento intellettuale, un ruolo di interpretazione e di guida. La fiducia nel popolo non lo so, sicuramente non aveva fiducia nelle istituzioni di allora, e a cominciare potremmo dire, dai religiosi, cioè a cominciare dalla monarchia, perché lui individua questa saldatura, no, tra monarchia e religiosi con i Safavidi nel 1501, e parla non attraverso il popolo, cioè dovrebbe esserci questo cambiamento, ma per il popolo. Quindi sì, se vogliamo, ma più che paternalista direi è una visione molto legata anche alle idee del tempo e anche ai movimenti di liberazione del tempo. Cioè lui è decisamente contrario alla democrazia di stampo liberale occidentale, questo lo dice senza mezzi termini. Non l'approva, non la sostiene, la ritiene inadeguata per un paese come l'Iran, e la ritiene anche inadeguata in quanto si rivolge all'uomo soltanto in chiave materialistica, respinge il liberalismo ma anche il marxismo, perché appunto le vede come due visioni dell'uomo e quindi anche della collettività materialistiche, non appunto all'interno di una componente per lui essenziale come quella della religione, ma nel particolare dell'Islam. Lui parla dell'Islam come ideologia. Quando lui all'inizio, no, quando abbiamo visto quel passaggio, cioè non è né una filosofia né una corrente di pensiero, è un'ideologia, cioè come tale va interpretata. È l'ideologia che deve plasmare poi tutto, quindi dall'arte, dice lui, appunto alla vita quotidiana. È la sua idea, ovviamente. Noi qui stiamo parlando di un pensatore che ha avuto una grandissima influenza nella critica al tempo di allora, e che poi, diciamo, non ha mai visto, non ha visto né la Repubblica Islamica, né ha visto poi ovviamente i cambiamenti che ci sono stati da lì a 15 anni, cioè intendo ovviamente la crisi del socialismo reale, la fine dell'Unione Sovietica e tutte le grandi trasformazioni a livello planetario che potremmo anche definirle con il trionfo del liberismo, non liberalismo, ma liberismo economico, sì, cioè quindi anche di un modello perlomeno che secondo alcuni è quello migliore, sicuramente è quello che nel corso degli ultimi 30-40 anni ha avuto più successo, perlomeno come consenso, come propaganda. Persino le forze una volta si richiamavano a una concezione diversa della società e direi anche della visione dell'uomo, e si sono molto spesso adeguate a quest'altra visione. Il riferimento, vuol dire, a quello che è la storia anche della sinistra in generale in poi tutti i paesi occidentali lo riflette, direi che è così. Raffaele sostiene: a me sembra una visione un po' leninista. Shariati parla di intellettuali che guidano le masse, Lenin questo ruolo lo affida al partito di rivoluzione di professione. Anche in questo credo che ci sia appunto il suo studio del marxismo sia un elemento importante per arrivare alla sua teoria dell'imamato, che non è affidata però a un partito, no? Cioè, in questo non è nemmeno chiarissimo, no? Perché nel senso che lui si rifà a alcuni principi molto chiari, che sono anche dei principi economici, dei principi politici, appunto l'abolizione delle classi, la società senza classi, però le figure di riferimento, almeno ti dico, io parlo di quello che ho cercato di leggere e studiare,
Poi ovviamente per uno studio diretto scusate, di Shariati io rimando ai suoi testi che perlomeno in inglese si possono trovare. Però ecco, era una, come dire, anche una diretta che un po' è stata richiesta nel corso di questi mesi, di un personaggio importante, di un personaggio anche affascinante, direi, anche da un punto di vista proprio suo quasi fisico, no? Cioè, dire, questa figura, quest'uomo con un volto anche così espressivo che in fondo continua a bucare anche un po' col suo sguardo un po', no? Certe riflessioni, certe immagini, certe fotografie che compaiono da quell'epoca. Parliamo ovviamente di pensieri, di concetti elaborati oramai 50 anni fa. Questo non dovremo mai dimenticarlo. Oggi è anche semplice soffermarsi sui fallimenti o sulle inesattezze o su forse la non contemporaneità di certi aspetti del suo pensiero. Però ricordiamoci che quando lui tutto questo lo elabora e lo scrive, il mondo era molto diverso da come poi lo vediamo, lo viviamo noi oggi, tutti i giorni. Bene, allora io non so se ci sono altre domande o altri interventi, aspettando appunto che magari ci sia qualche domanda all'ultimo secondo, qualche intervento. Io ricordo ancora una volta gli abbonati al canale, tutti voi che siete abbonati, molti di voi già ce l'ho già inseriti nel gruppo, mandatemi per favore per email un vostro numero di WhatsApp se volete, in modo che d'ora in poi agli abbonati che hanno dei contenuti extra riservati posso comunicare tutto in modo molto più semplice e più rapido, perché mi dispiace poi che magari qualcuno di voi che appunto sostiene il canale anche con l'abbonamento poi non abbia queste indicazioni in tempo utile. Ricordo i 2 testi che vi suggerisco per approfondire, cioè il testo su Dirus di Shariati sul Nuruz tradotto da Dawood Abbasi, vedete qui adesso compare, se non riuscite a cliccare sul link, insomma, cercatelo, non è complicato, andate su Dirus, cercate Shariati e lo trovate facilmente, così come pure un articolo interessantissimo di Stella Morgana sul manifesto di 6 anni fa, L'alchimista iraniano dell'uomo in rivolta, lo trovate anche qui come al solito cliccando sul link se riuscite a farlo, altrimenti cercate anche questo, si trova facilmente. Qui c'era una domanda che diceva di Marco Giuseppe, argomento interessante, ci sarebbe potuto essere un what if positivo per l'Iran? Comunque buonasera. Questo secondo anche dei punti di vista, insomma, vuol dire anche la visione di Shariati era una visione particolare, ma ovviamente sai, non lo so, questo non lo so. Sinceramente non so cosa intendi per what if, cioè se Shariati, se avesse vinto la linea di Shariati, però ricordiamoci sempre che Shariati non aveva una base politica sua, cioè non era ripeto, i mujahideen guardavano a lui con molta simpatia, con molto interesse, ma lui non aveva mai aderito ai mujahideen e la sua era una visione diversa. Simone chiede: Shariati è conosciuto fuori dall'Iran, quante delle sue idee sono passate nei movimenti islamisti contemporanei, fratelli musulmani, salafiti? È conosciuto, ma non sono passati né fratelli musulmani né i salafiti, anche perché sono ideologie che semmai hanno come riferimento altre figure come Qutb, cioè anche su questo poi potremmo parlare, ma insomma tieni presente che quando tu parli di queste figure parli di formazioni che di orientamento sono conservatrici, potremmo dire di destra, come Qutb appunto, ma il Shariati era, insomma, da quello che abbiamo visto, era molto molto più orientato semmai a possibili incroci con il movimento di liberazione, la parte terzomondista, sebbene critico col marxismo, tendeva ad intercettare una parte di quell'opinione. Però idee passate nei movimenti islamisti contemporanei, tieni presente che erano già nati, cioè i fratelli musulmani esistevano già da tempo, i salafiti idem, poi i salafiti si intende una cosa particolare, se per i fratelli musulmani intendi i fratelli musulmani egiziani, direi di no. Mi sento di rispondere assolutamente di no.
Nella protesta di oggi non mi sembra che ci sia richiamo a principi e riferimenti di un certo spessore a parte dei diritti individuali. Questo è un punto fondamentale, Andrea. Cioè, io credo davvero che nella protesta di oggi non ci sia almeno spazio per rivendicazioni collettive, meno che mai a figure in cui si parlano della Umma, quindi si fa riferimento comunque a una comunità di fedeli, comunità comunque intesa in questa totale equiparazione, no, di società e comunità di fedeli, ma si parla di comunità responsabili, si parla di doveri, si parla di più che di libertà. Oggi non credo che Shariati in qualche modo possa essere un punto di riferimento. Secondo me potrebbe è un punto di studio, cioè non si tratta poi più di sposare ideologie in un tempo in cui le ideologie non vanno più di moda, oramai da 30 anni, mentre per Shariati l'ideologia è tutto. Quindi la vedo una cosa molto, molto lontana. Vi racconto un aneddoto personale a questo punto, visto che insomma siamo quasi in chiusura. Oramai un po' di anni fa, cioè nel 2012, mi capitò in un'occasione pubblica a Teheran di parlare di varie cose. Alla fine feci una citazione, citai un passaggio di Shariati, una sua frase famosa che diceva: "Se non potete eliminare un'ingiustizia, almeno raccontatela a tutti". La citazione venne abbastanza apprezzata, insomma era anche un contesto abbastanza internazionale, quindi molti vennero poi a chiedere: "Ma chi è quello che hai citato?" Perché erano dei non iraniani che non conoscevano chi fosse Shariati. La cosa particolare, perché ve lo sto raccontando, perché poi quello stesso pomeriggio ero con Mostafa Massour, che è uno scrittore iraniano, e eravamo in una libreria di Share Ketab a Teheran per un incontro pubblico. E improvvisamente io stavo curiosando tra gli scaffali e si avvicina, mi presenta una signora e mi dice: "Lei è Susan Shariati, cioè la figlia di Shariati". Ed è devo dire, questo lo ricordo, un momento parlato pochissimo, uno scambio, io devo dire che mi sono veramente, cioè, emozionato, anche se poi la signora voglio dire, allora pensavo: "Ma chi è questo?" Però è stato così un momento che io ricordo sempre con ehm, con particolare nostalgia, perché era anche un momento in cui si vedeva la loro figura molto rispettata, ma in fondo anche abbastanza poi costretta a una serie di situazioni non così. Lei si limitò, io mi limitai a raccontarle quello che avevo detto la mattina, e lei insomma l'ha apprezzato, mi disse: "Beh, è proprio così". Cioè nel senso che loro l'ingiustizia l'avevano poi vissuta sulla loro pelle per tutta la vita, perché il padre appunto una vita tra persecuzioni, arresti, esilio e alla fine la morte assolutamente prematura. Però era una cosa che mi sentivo di condividere con voi, assolutamente priva di merito, ma insomma, cioè merito, cioè il mio, non una semplice questione di fortuna, che però ricordo perché mi aveva emozionato. Da pelle d'oca, dice Andrea, beh sì, per me sì almeno. Allora, io vi ringrazio per aver seguito questa nostra discussione, questa chiacchierata, questo approfondimento. Spero che sia stato, come dire, di gradimento soprattutto per tutti quelli che l'avevano chiesto e che speravano appunto ne parlassimo. Grazie Giuliana, grazie Iago, grazie Raffaele, serata utilissima, grazie a tutti. Io vi ricordo l'appuntamento da dopodomani con Costa delle Immortali, Francesca Chiesa, che presenterà il suo libro, ci racconterà anche molte cose dell'Iran, e poi per il Cineclub segnatelo, Teheran City of Love, e poi come al solito il Cineclub, poi dopo chiacchiereremo un po' di questo film, che ha molti aspetti secondo me di cui chiacchierare, perché è un po' più corto degli altri, quindi insomma dura meno di 2 ore, dura 1 ora e 40, quindi poi avremo modo di starcene un pochino più tranquilli a chiacchierare e dire cosa ne pensiamo. Troppo buono, Andrea dice addirittura sarà stupenda, grazie a tutti. Io vi invito sempre a iscrivervi al canale YouTube per non perdere gli aggiornamenti. Se volete, anzi, vi invito ad abbonarvi, perché è un modo per sostenere anche questo lavoro e per avere accesso poi a tutti i contenuti sempre, quindi anche il film, anche il Cineclub, chi non lo può vedere
mercoledì in diretta. Se si abbona lo può rivedere poi quando gli pare, lo può rivedere anche varie volte, quindi abbonatevi, se andate sul canale YouTube è facilissimo farlo, costa soltanto 4,99 € al mese e insomma ci dà una mano ad andare avanti. Bene, direi che è veramente tutto, ci vediamo con chi lo vorrà dopodomani sera per appunto Costa delle Immortali. Grazie per essere stati con noi ancora una volta e buona serata a tutti.